Focus è una delle interfacce disponibili di Stable Diffusion, quindi il motore è Stable Diffusion. Lo sviluppatore dice che ha anche imparato da Midjourney. Quello che ha preso da Midjourney è cercare di rendere il compito dell'utente il più semplice possibile, nascondendogli una parte dei parametri che invece con altre interfacce di Stable Diffusion sono disponibili. Quindi l'utente sostanzialmente si può concentrare sul prompt, sullo sviluppo del prompt, perché Focus pensa a gestire in modo automatico, il più possibile automatico, i vari parametri. Questa è la versione più semplice della maschera di Focus. C'è una parte in cui viene generata l'immagine, viene resa visibile l'immagine, sotto c'è questa parte che è quella in cui si inserisce il positive prompt, sotto ci sono due tasti che sono quelli che permettono sostanzialmente di gestire le varie maschere di Focus. Cominciamo da Input Image, attiva questi sottomenu in cui è possibile attivare, vedere quattro funzioni. La prima funzione, Upscale o Variation, l'upscale l'ingrandimento, la variazione è possibile combinare l'immagine con il prompt per variare l'immagine. Si può fare sia in modo leggero che pesante e poi si può combinare con altri tasti che riguardano la performance che vedremo dopo. Image prompt si possono inserire fino a 4 immagini combinandole fra di loro e usarle come prompt visuale, oppure attivando il tasto Advanced è possibile gestire in modo diverso queste quattro immagini, quindi possono essere image prompt, poi ci sono due scelte, Pyrakenny, non so come si pronunci, e CPDS. Dovrebbero essere due tipi di control net, l'ultima scelta è un face swap. Quindi si possono combinare fra di loro, si possono combinare con il prompt. In Paint Outpaint fa quello che dice il nome, quindi si può caricare un'immagine, quindi andare a lavorare all'interno dell'immagine o allargare l'immagine a destra, a sinistra, sopra, sotto, oppure si può lavorare sui dettagli, quindi migliorare la faccia, le mani, gli occhi. Qui si dice che cosa si vuole migliorare, oppure si può modificare un contenuto, quindi una parte del contenuto, quindi si evidenzia nell'immagine caricata una parte, si seleziona una parte e si dice come si vuole modificare quella parte. Il describe si carica un'immagine ed è possibile ottenere il prompt sia nella forma, diciamo, fotografica sia nella forma grafica, disegno, illustrazione. La parte Advanced attiva sulla destra questo menu. La prima parte visibile diciamo, è composta dalla parte in alto, la performance, quindi sono tre preselezioni che diciamo, ehm, attivano i valori di certi parametri in modo tale da favorire la velocità, il primo tasto, la qualità, il secondo, o l'estrema velocità, l'ultimo tasto. Eh, per esempio, Speed diciamo, imposta un numero di step di 30, Quality un numero di step di 60 e Extreme Speed un numero di step di 8. Vanno anche a lavorare su altri parametri. Sotto c'è una griglia contenente un insieme di preselezioni sulle dimensioni. Non è possibile impostare dimensioni qualunque, bisogna per forza utilizzare uno di questi valori. Per avere dimensioni diverse bisogna andare a cambiare i file di sistema. Sotto c'è la possibilità di scegliere quante immagini richiedere. Sotto ancora c'è la parte del negative prompt. Sotto il tasto random permette di attivare o disattivare la possibilità di andare a lavorare sul seed. Questo è il valore del seed. Sotto ancora c'è History Log, che è il tasto che permette di andare a guardare le immagini generate. Quindi si attiva questa visualizzazione, eventualmente si può copiare i parametri e riportarli nella maschera principale. Io in questo modo, cliccando su Load Parameters, ho riattivato tutti i parametri che avevo usato generando quell'immagine. Continuiamo con l'analisi. Qui in alto, Style, seconda tab, Style, permette di visualizzare tutto un lunghissimo elenco di stili
predefiniti che possono essere anche selezionati in gruppo, e quindi si possono usare in gruppo. Per usarli in gruppo, diciamo, però deve essere attivo questo tasto, Focus Version 2. Sono tanti modelli e conviene guardare quelli che possono interessare. La tab Model è quella che permette di andare a gestire i modelli, quindi il modello base, il refiner e fino a 5 l'ora. Advanced permette di lavorare su qualche parametro, per esempio la Guidance Scale è quello che in Automatic 1111 è CFG Scale. L'Image Sharpness invece è un parametro nuovo, se vogliamo, va a lavorare appunto sulla definizione non dell'immagine nel suo insieme, ma di singoli elementi, e va usato con attenzione. Il Developer Debug Mode va attivato solo se si conosce quello che si va a fare.